C'è una domanda che molti si fanno, ma spesso a bassa voce. Perché chi lavora tutta la vita sembra dover dimostrare ogni cosa, mentre chi possiede enormi ricchezze sembra vivere dentro un sistema diverso. Non solo con più soldi, ma con più margine, più protezione, più possibilità di sbagliare senza cadere. La vita comune è fatta di cifre precise. Lo stipendio che arriva già ridotto, le bollette, il mutuo, l'affitto, la spesa, le tasse sui consumi, le scadenze. Tutto è visibile, tutto è tracciabile. Tutto passa attraverso un sistema che sa dove trovarti, quanto guadagni, quanto puoi pagare. Ma la grande ricchezza non funziona così. Non vive solo nello stipendio, non entra tutta da una busta paga. Si muove attraverso patrimoni, società, partecipazioni, fondazioni, rendite, strumenti finanziari. Più cresce, più diventa astratta. Più diventa astratta, più diventa difficile da raggiungere. L'ingiustizia sociale viene spesso raccontata come se fosse un effetto collaterale, una conseguenza triste, ma inevitabile. Qualcosa che accade perché il mondo è complesso, ma questa spiegazione è troppo comoda. Molte forme di ingiustizia non sopravvivono per caso, sopravvivono perché qualcuno ha interesse a conservarle. Non si tratta di dire che ogni persona ricca sia identica a un'altra. Non è questo il punto. Il punto è che sopra una certa soglia, la ricchezza smette di essere solo una condizione privata. Diventa potere, potere di influenzare le regole, potere di evitarle, potere di raccontare il proprio privilegio come se fosse solo merito. Chi vive di lavoro non può spostare facilmente il proprio reddito. Non può decidere dove essere tassato. Non può trasformare la propria fatica in una struttura societaria. Il lavoratore è fermo. Il capitale, invece, è mobile. E in un mondo costruito sulla mobilità del capitale, essere fermi significa essere più esposti. Il lavoro è facile da tassare perché è visibile. Arriva ogni mese. Ha un nome, un contratto, un datore, una posizione. La ricchezza estrema, invece, spesso si presenta come una rete, non un punto, non un corpo, non una persona che puoi guardare negli occhi. Una rete di strumenti, consulenze, giurisdizioni, possibilità. Saez e Zucman hanno mostrato una cosa semplice e disturbante. La tassazione non è solo una questione tecnica, è una scelta politica. Decide chi deve contribuire di più e chi può contribuire di meno. Decide se una società vuole correggere la disuguaglianza o se preferisce renderla elegante, legale, quasi invisibile. Il punto più inquietante non è che esistano persone molto ricche. Il punto è che ci siamo abituati a pensare che sia normale. Normale che alcuni accumulino patrimoni immensi. Normale che altri non riescano a reggere una spesa imprevista. Normale che tutto questo venga chiamato semplicemente mercato. Per proteggersi, la ricchezza ha bisogno di un racconto. Il racconto più potente è quello del merito. Se hai tanto, è perché hai meritato tanto. Se hai poco, non hai fatto abbastanza. È una narrazione crudele, perché trasforma una struttura sociale in un giudizio morale sulla vita delle persone. Il privilegio raramente si presenta come tale. Preferisce chiamarsi talento, visione, rischio, eccellenza. A volte queste cose esistono davvero, ma non spiegano tutto. Non spiegano le eredità. Non spiegano le rendite. Non spiegano le porte aperte prima ancora di bussare. Non spiegano le regole scritte da chi ha già vinto. Staglianò usa una parola efficace: gigacapitalisti. Non semplicemente ricchi, non soltanto imprenditori, ma figure che concentrano denaro, piattaforme, dati, infrastrutture, influenza. Persone e aziende che non vendono più solo prodotti. Organizzano ambienti, decidono forme di lavoro, modellano abitudini. Entrano nella nostra attenzione quotidiana. Quando una ricchezza diventa così grande, non resta fuori dalla società, la attraversa. Entra nei telefoni, nei magazzini, nei servizi digitali, nei sistemi di pagamento, nelle notizie che leggiamo, negli algoritmi che ci mostrano il mondo. A quel punto non parliamo più solo di lusso,
Parliamo di potere sociale. A volte la grande ricchezza prova a ripulire la propria immagine con la filantropia. Destina una parte di ciò che ha accumulato e quella donazione diventa racconto pubblico. Ma una società giusta non dovrebbe dipendere dalla generosità dei più potenti. Dovrebbe dipendere da regole comuni, uguali, trasparenti. Le tasse non sono solo denaro che esce da un conto. Sono il segno di un patto. Dicono che nessuno vive davvero da solo. Che le strade, gli ospedali, le scuole, la sicurezza, la ricerca, la cura non nascono dal nulla. Quando chi ha di più riesce a sottrarsi di più, quel patto si rompe. C'è una rabbia che viene subito screditata. La chiamano invidia, la chiamano risentimento. Ma non sempre lo è. A volte è solo il rifiuto di una menzogna, la sensazione precisa che qualcosa non torni, che il sacrificio venga chiesto quasi sempre agli stessi, mentre il privilegio viene protetto con parole più raffinate. Criticare la ricchezza estrema non significa odiare chiunque abbia più di noi. Significa guardare il punto in cui la ricchezza diventa dominio, il punto in cui il successo privato comincia a pesare sulla libertà collettiva. Il punto in cui una società smette di chiedersi che cosa sia giusto e comincia solo a chiedersi che cosa sia conveniente. Il vero scandalo non è che alcuni abbiano più degli altri. Ogni società ha conosciuto differenze. Il vero scandalo è quando la differenza diventa impunità. Quando chi possiede di più può contribuire di meno, influenzare di più, rischiare di meno e continuare a raccontarsi come se fosse semplicemente migliore. A chi resta dentro la vita comune viene chiesto di essere responsabile, efficiente, prudente, produttivo, di non lamentarsi, di adattarsi, di accettare che le regole siano dure, perché così funziona il mondo. Ma forse una società non si misura da quanto riesce a chiedere ai più deboli. Si misura da quanto riesce a chiedere ai più forti. La prima forma di resistenza è nominare le cose. Chiamare privilegio il privilegio, chiamare potere il potere, chiamare ingiustizia l'ingiustizia, non per semplificare il mondo, ma per smettere di accettare la sua versione più comoda, quella in cui tutto sembra naturale, inevitabile, già deciso. Forse la grande ingiustizia del nostro tempo non è solo che pochi abbiano troppo e molti abbiano troppo poco, è che chi ha troppo riesca ancora a presentarsi come innocente. Come se il privilegio fosse un fatto privato, come se il potere non avesse conseguenze, come se il mondo non fosse pagato ogni giorno da chi ha meno possibilità di sottrarsi. Se questa riflessione ti ha fatto pensare a qualcosa che vivi o che vedi intorno a te, puoi scriverlo nei commenti. Non per trovare una risposta facile, ma per continuare a guardare insieme ciò che troppo spesso viene lasciato nell'ombra.